Bentornati a tutti. Oggi come prevenire un tradimento? Non c'è una formula magica, ma ci sono dei trucchi e dei consigli che possono veramente aiutare in questa direzione. Il primo è una comunicazione aperta e efficace. Cosa vuol dire? Curiamola soprattutto all'inizio del rapporto, perché all'inizio del rapporto, solitamente essendoci meno legami, si tende a essere più sinceri, ok? Non si sa quale sarà il giudizio dell'altra persona, per cui magari ci lasciamo o si lasciano scappare di là dal ponte delle confidenze in più. Cerchiamo di essere molto aperti e non giudicanti all'inizio del rapporto. Perché? Ma è anche una cosa tattica, ve lo dico, perché così acquisiremo informazioni sull'altra persona. Ora vi faccio un esempio un po' estremo, ma credo molto più ancorato di quello che vogliamo far finta che non sia. All'inizio del rapporto magari, non lo so, stiamo guardando RuPaul Drag Race con il nostro nuovo amore e lui ci sbava dietro le transessuali. E quindi? E certo, sono fantastiche, sono di una bellezza che il diavolo mi si porti. Però ci sta dando un segnale, ci sta dicendo qualcosa, quindi possiamo o delicatamente introdurre l'argomento oppure far finta di niente. Vi ho fatto un esempio abbastanza forte perché questo è in 100.000 altre cose. Cioè, se la domenica mattina la nostra partner si svegliano, si stiracchiano e dicono: Dio, che bello, una giornata senza far niente. E noi invece siamo di quelli che hanno il Satana della gita. Non vuol dire che lui ci tradirà perché noi andiamo in gita, ma probabilmente ci sta comunicando un qualcosa e noi non lo stiamo ascoltando. Come lo fa in queste cose? Lo farà in tante altre, quindi anche sulla sessualità, sul disagio di coppia o sulle cose che vorrebbe e non vengono, tra virgolette, accolte. Quindi ricordiamoci che l'altra persona ci parla continuamente con le parole, appunto, con i gesti e col tono di voce. Quindi spesso e volentieri il tradimento nasce da una frustrazione, dal non sentirsi ascoltati e capiti. Quindi il coltivare una comunicazione realmente aperta è quello che, tra virgolette, salva le coppie fedeli e durature. Quindi sì, dobbiamo metterci un po' di sforzo, però se ci diventa un habitus, cioè quindi anche un'abitudine, ecco, potrebbe essere veramente quello che ci apre a una relazione a cui si può dare il nome veramente di relazione. Ci siamo capiti? Quindi mi raccomando, comunicare, comunicare, comunicare e ascoltare senza giudizio. Questo è difficile ma è importante per evitare un futuro tradimento, anche perché spesso e volentieri noi non li vogliamo vedere, ma i segnali del tradimento che arriverà chiaramente o conclamato, credetemi, ci sono e siamo noi che non li vogliamo vedere, ve lo ripeto, è brutto da dire, ma ops, è così. Legata alla comunicazione c'è la cura dell'intimità, il che non vuol dire diamogliela tutti i giorni in allegrezza così non la cerca da un'altra parte, ok? Vuol dire curare una intimità di qualità, che sia una reale intimità. Questo non ci schermerà chiaramente da un tradimento, perché potrebbe essere che l'altra persona in un dato momento senta una necessità di qualcosa di più selvatico, di un mordi e fuggi, di una dinamica differente. Ma se curiamo sia la comunicazione che l'intimità, credetemi, si può essere amore, amante, amico nella stessa relazione. Quindi nel momento in cui magari il nostro partner ci accenna alla voglia di qualcosa di un po' più raw, di un po' più, ecco, carnale, di un po' più selvaggio, non sentiamoci offesi, santo cielo, anzi, è bello che si rivolga a noi per questa sua fantasia. E quindi, tra l'altro, può essere al maschile e al femminile, su questo vi assicuro, anche le signorine hanno un lato estremamente brutale e selvaggio che potrebbe essere anche divertente scoprire o riscoprire insieme. Quindi
Facciamo dell'intimità fisica e dell'intimità emotiva il punto di forza della nostra coppia. Questo chiaramente non vuol dire di essere sempre comunque a 360 gradi per l'altra persona, ma di parlarne e di tenere sempre, sempre vivo, credetemi, il piacere di giocare insieme. Se trovate una dinamica differente, non è che state ribaltando la vostra coppia, non succede niente. Io dico sempre, questi 2 metri per due, quindi lo spazio fisico di un letto, che vuol dire qualunque cosa che ha a che fare con la sessualità, è uno spazio franco, è uno spazio di fiducia. In quello spazio fisico e mentale bisogna potersi permettere di essere, tra virgolette, qualunque cosa si desideri. E quindi l'accoglienza da parte del partner, il non sentirsi messo né in dubbio né poco adatto nell'essere quello che è fondamentale proprio tatticamente per evitare un tradimento, perché spesso e volentieri per paura o per pigrizia si va a cercare quello che non si ha il coraggio di chiedere nella coppia fuori dalla coppia. Quindi vediamo di essere nel viaggio, nel percorso con il nostro partner, anche in una sessualità giocosa, piena e viva, e questo credetemi, eviterà tantissimi tradimenti fatti appunto per paura, per stupidità o per noia. E se poi dovesse succedere, quantomeno noi sappiamo di esserci stati per tutto quello per cui potevamo essere. E credetemi, in ogni caso ne usciremo molto puliti. Rispetto e fiducia. Sia il rispetto che la fiducia sono 2 cose differenti, ma viaggiano più o meno sullo stesso piano emotivo, sono 2 cose da coltivare. L'essere umano non ha una fiducia istintiva, nasce come animale selvatico che ha nella gregarietà del gruppo una sorta di necessità, mettiamola così. Quindi il gruppo è la necessità per la sopravvivenza, quindi sia emotiva che fisica, ma principalmente fisica all'inizio della nostra storia. Quindi la fiducia ci viene secondaria rispetto alla necessità. È una cosa che dobbiamo coltivare, ma soprattutto decidere ogni giorno. Noi ogni mattina ci fidiamo quando il nostro partner esce dalla porta di casa. La fiducia non è cieca e stupida, ok? Non siamo stupidi se abbiamo fiducia, non siamo degli ingenui se abbiamo fiducia, siamo forti e determinati, questo ricordiamocelo. E se un domani la nostra fiducia dovesse vacillare o ce la dovessero far vacillare, non è stata colpa nostra. Noi facciamo autonomamente il nostro percorso di essere delle persone solide e pretendiamo che se quello è il nostro mindset, lo sia anche l'altra persona. Questo vuol dire magari anche essere in una coppia poliamorosa che ha comunque delle regole ed è basata in egual modo sulla fiducia. Quindi non pensiamo che la fiducia si leghi a un concetto di coppia monogamica, va bene? E il senso del tradimento di cui ho parlato in altri video è proprio quello che noi percepiamo come tradimento. Quindi se siamo in una coppia poliamorosa, assolutamente il nostro senso di tradimento sarà differente dall'essere in una coppia monogamica, ma valgono gli stessi identici meccanismi, impegno e attenzione, ricordiamocelo. E ricordiamoci appunto questo, la fiducia non è una cosa che si dà in eterno, è una cosa che noi decidiamo di dare ogni giorno e il partner decide di accettare ogni giorno. Ricordiamola al partner questa cosa, perché spesso questo meccanismo della fiducia si tende un pochino a dare per scontato. È bello sia rinnovarla noi, sia sapere che il partner ne coglie l'importanza, l'unicità e il peso specifico, diciamo, ogni giorno. Legata alla fiducia e alla trasparenza. Le cose cambiano nell'arco del tempo. Ok, cambiamo noi, arrivano dei figli, si modificano gli equilibri, magari una donna va in menopausa, un uomo ha dei problemi fisici, intervengono delle malattie che per un breve o lungo periodo modificano gli equilibri della coppia, quindi siamo sempre molto trasparenti. Se siamo stati una coppia molto passionale, potrebbe essere un momento di minore passionalità, non vuol dire che questo metta in discussione il nostro essere coppia, ma l'essere trasparente, il parlare
parlarne, parlare col partner dei propri disagi, delle proprie aspettative è una cosa importantissima, aiuta a cementare la coppia e evita chiaramente dei tradimenti, perché come continuo a ripetere, spesso e volentieri il tradimento è frutto di frustrazione, di non parlare, di non sentirsi compresi, di non sentirsi soprattutto accolti. E nella trasparenza affrontiamo i problemi della relazione. Spesso e volentieri quando diciamo al partner di avere un disagio, possiamo avere risposte del tipo: "Ma è sempre andata bene così", e ingenuamente il partner cade dal pero, okay? Le cose si modificano. Il tradimento stesso è una modifica. Perché? Perché anche se uno è uno o una, questo è indifferente, un traditore seriale, può essere che c'è stato fedele, ipoteticamente l'abbiamo conosciuto, siamo andati a letto insieme, le cose è andata e lui, che ne so, 37 ore dopo va a letto con un'altra donna. E beh, per 37 ore c'è stato fedele, tecnicamente parlando. Quindi dopo 37 ore c'è stata una sorta di modifica, va bene? Nelle coppie, solide, in quelle che hanno una storia di amore e di passione, breve o lunga che sia, il momento del tradimento è un momento in cui gli equilibri si modificano. Però non arriva, come dico sempre, come un fungo, paf, oh, è sbocciato il fiore. No, il tradimento ha sempre, sempre, sempre degli antefatti, giustificati, giustificabili o meno, ma ci sono dei segnali di allarme, delle cose che portano al tradimento. Ci sono persone più inclini, meno inclini, persone che vivono con sofferenza il tradimento come unico sbocco, persone per cui formalmente il tradimento non è sta gran cosa, ma non credetemi, macina anche su di loro. Quindi il fatto di sentire dei problemi di relazione o dei disagi o delle mancanze, della voglia di altro, che poi è tutto quello che porta al tradimento, bene, va affrontato, credetemi, ma va affrontato non tanto per tutto quel senso di rispetto nei confronti dell'altra persona, ma per noi stessi, perché dobbiamo avere sempre e comunque la capacità di verbalizzare, di comunicare quello che per noi non va bene. Questo metterà sicuramente in crisi e forse il rapporto principale. Perché? Perché stiamo immettendo delle dinamiche nuove, differenti, stiamo un po' increspando l'onda. Quindi è ovvio che sia un rischio parlarne, ma è un rischio parlare di qualunque cosa, è un rischio evolvere, il cambiamento è nella coppia. Quindi il rischio peggiore è di stare male noi, di mettere in crisi una cosa che magari è importante, ma soprattutto di essere delle persone incapaci di affrontare le cose. E questo, credetemi, poi nella vita si riflette in tante altre cose. Quindi, se non vogliamo essere traditi, parliamo molto col partner, cerchiamo di cogliere le sfumature e siamo molto, molto aperti in quei momenti, che per alcune persone sono anche molto rari, in cui il partner sembra abbia voglia di dirci quel qualcosa in più. E non schermiamo questa cosa con la paura, accogliamola e ascoltiamo, mi raccomando. Coltiviamo interessi in comune. I figli non sono un interesse in comune, sono un cemento per una coppia, forse impediranno che il partner se ne vada, ma credetemi, non impediscono che il partner ci tradisca. E qui stiamo parlando di come fare a non essere traditi. Quindi gli interessi in comune, soprattutto i nuovi interessi, sono importanti. Facciamo che ci sia sempre un equilibrio fra gli interessi personali, cioè quelli che la persona coltiva in autonomia all'interno della coppia e che sì, mettiamo in conto che potrebbero essere il luogo del tradimento. Questo sì. Però calcoliamo che il 90 e rotti per cento dei tradimenti si consumano sul luogo di lavoro. E quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo impedire al nostro partner di andare a lavorare? No, eccoci. Allora coltiviamo tutta la solidità della coppia in modo che il tradimento non arrivi all'improvviso e se mai dovesse arrivare, ecco ripeto, noi abbiam fatto tutto il possibile, ma in modo vero.
Quindi qualche cosina in comune, uno spazio nostro di coppia, che non sia soltanto la sessualità, il parlare dei figli, il pagare un mutuo o non lo so, fare le cose per la casa, ma sia un qualcosa di esterno e potrebbe essere, ecco, la cena romantica una volta al mese. Vi renderete conto, prima di quanto in fretta passa un mese, e di quanto quel momento sia un termometro della situazione. Perché potrebbe essere che voi l'aspettiate con ansia e vedete magari il vostro partner così, anche un po' stufo, anche un po' che non ci mette tutto questo entusiasmo. Bene, questo è un segnale che può sapere. E quindi il consiglio per evitare un tradimento è anche fare moltissima attenzione ai segnali. I segnali arrivano sempre, spesso e volentieri siamo noi a non volerli vedere per paura, per pigrizia, per non voglia, per 100.000 cose. Non stiamo a indagare il perché, ma i segnali ci sono e noi non li vogliamo vedere. E quando arriva il tradimento, chissà perché, ci ritroviamo sempre a dire: "Ah, però è vero, guarda, quella volta lì aveva detto questo, aveva fatto questo, era uscito tutto inghirlandato e ha detto che andava al bar dagli amici". Insomma, i segnali ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Quindi il senso è: coltiviamo una comunicazione forte e importante di coppia, coltiviamo una gioiosità aperta e lieve, coltiviamo degli spazi autonomi sani e coltiviamo degli spazi di coppia densi di emotività. Questi sono i trucchi per evitare un tradimento e soprattutto stiamo attenti appunto ai segnali, soprattutto ai segnali del pre-tradimento. Ne ho già parlato, ma ne parlerò ancora in tranquillità. Se avete l'impressione che il vostro partner stia combinando qualcosa, scrivetemelo nei commenti, ci possiamo confrontare. Se vi è già successo, idem, scrivetelo perché serve a tutti. E se volete consegnare il canale ai vostri amici e alle vostre amiche, ne sono felicissima e grazie a voi per seguire sempre quello che ci raccontiamo, su cui indaghiamo l'animo umano e le relazioni con affetto e costanza. Un abbraccio a tutti.